Buonasera, buonasera e ben ritrovati a tutti su MRTV. Scusate il ritardo, ma come potete immaginare la campagna elettorale è sul suo finire e di conseguenza ci sono stati impegni dell'ultima ora che hanno portato a qualche ritardo, ma spero ne varrà la pena. C'è con me qui Gioele Magaldi che ci aiuterà e ci presenterà la candidata di Milano. Ciao Gioele, Ciao buonasera. Marco e salve a tutti. Allora, vi presento anche, la conoscete già, era già stata nostra ospite, Maria Grazia Longoni, candidata appunto per il Consiglio Comunale di Milano. Ciao Maria Grazia. Ciao a tutti, buonasera a tutti i presenti. Allora Gioele, io avevo già avuto la fortuna e la possibilità di conoscere Maria Grazia, di porle qualche domanda, di conoscerla meglio come persona, quindi se sei d'accordo lascerei a te questa volta l'introduzione, le domande e tutto il resto. Sì, allora, più che altro io vorrei ribadire un concetto. Il movimento Roosevelt su Milano non ha deciso di fare operazioni analoghe a quelle che si stanno consumando su Roma. Lì abbiamo un'alleanza strutturale con la lista Rinascimento Sgarbi Cambiamo Roma e abbiamo nostri candidati in quella, diciamo che oltretutto sono un primo esperimento di quella costruzione di un partito, perché il Rinascimento, che si colloca nel centrodestra, è un progetto molto affascinante, anche fuori dalle righe. Io in una recente conferenza stampa con Miretti Sgarbi e Simonetta Natone, candidata pro sindaco, ho detto che dobbiamo forse uscire fuori per queste categorie tassonomiche, centro-sinistra, conservatori, progressisti. Che Ci forse sono abbiamo forse qualche 9. problema di... Ok, ti abbiamo Ci ripreso, abbiamo sono avuto qualche problema di linea, era saltato un attimo la voce, prosegui pure. Sì, ci sono altre modalità, secondo me, per valutare il rapporto di forze politiche e di singoli candidati con le istituzioni e con la rappresentanza della collettività. Ad esempio, io credo che sia molto importante lottare, adoperarsi per rendere la democrazia sostanziale, reale, non un mero formalismo, non una ritualità infeconda. Così come credo che sia molto importante concentrarsi su problemi di giustizia sociale, di dinamismo sociale, di rigenerazione anche del progetto per il paese, che non significa soltanto badare all'insieme del sistema Italia, ma significa ragionare anche localmente. Non per caso il movimento Roosevelt ha tra le parole chiave il concetto di glocal, no? Quindi collocarci nella globalizzazione con un'attenzione importante alle identità locali. Ecco, quindi messe insieme tutte queste cose, su Milano il movimento Roosevelt ha fatto una valutazione netta, discussa e condivisa democraticamente nell'ambito della consulta generale. Abbiamo avuto modo di conoscere Maria Grazia Longoni, che è una leghista, ma è una leghista che si inserisce in quel segmento della Lega che fa capo soprattutto ad Armando Siri e a quella realtà così preziosa che è la scuola politica, che Armando Siri insieme appunto a Maria Grazia ed altri ha costruito in questi anni. E quindi che cosa ho proposto alla consulta generale? Maria Grazia lo sa, glielo anticipai quando ci parlammo a suo tempo. Ho proposto di ribadire un voto di fiducia non entusiastico, ma insomma in una continuità con quanto facemmo 6 anni fa al sindaco uscente Sala, perché pur non essendo del tutto convinti di come questa amministrazione ha gestito Milano, riteniamo che nel confronto pragmaticamente, nella valutazione del confronto con l'altro candidato Bernardo, Sala dia a noi migliori garanzie di essere un buon sindaco. Però non siamo soddisfatti del tutto di quello che è accaduto in questi 6 anni. Ringraziamo la giunta Sala, l'assessorato alla cultura per le cose che hanno fatto in risonanza con le richieste del movimento Roosevelt, ma pensiamo si possa fare molto di più. E pensiamo che persone come Maria Grazia Longoni
possano essere, come dire, le avanguardiste di un miglioramento, no? Di un ampliamento anche della prospettiva su Milano. Quindi in una logica schiettamente metapartitica, quello che abbiamo deciso è un voto disgiunto, un'indicazione di voto disgiunto, cioè diciamo ai nostri soci, ai nostri amici, ai nostri simpatizzanti, io stesso mi sono rivolto in questi giorni e mi rivolgerò ancora in queste ore a tutta una serie di persone che anche fuori dal movimento Roosevelt comunque chiedono a me indicazioni e lumi su cosa fare su Milano. L'indicazione è quella di votare Sala come sindaco, ma di dare la preferenza ad una candidata che è dentro una coalizione avversa a Sala, è appunto in lista con la Lega ed è Maria Grazia Longoni, con la quale dalle prime battute, poi avremo modo di conoscerci meglio nel corso del tempo anche facendo cose insieme, non c'è miglior cosa che fare delle cose insieme, immaginare e poi mettere in opera delle iniziative anche per Milano, su Milano, però già dalle prime battute abbiamo scoperto molte risonanze, molte identità di vedute, quindi io sento di raccomandarvi una persona che mi sembra molto combattiva, molto seria, molto competente ed entusiasta. Ecco, una cosa importante è quando la competenza non è disgiunta dalla passione civica, no? Talvolta ci sono persone che appaiono competenti ma sono un po' grigie, no? E non sanno scaldare i cuori. Io quello che ho riscontrato sin qui in Maria Grazia Longoni è diciamo, la presenza di questi due elementi così importanti, la competenza, lo sguardo lungimirante e però anche una passione civica da fare invidia, insomma, e certamente tale da scaldare i cuori. Quindi lascio la parola a Maria Grazia perché spieghi che una cosa molto importante, ribadisco una cosa molto importante, perché mai un elettore milanese, magari di centrosinistra, possa scegliere quello che ha scelto il movimento Roosevelt, e cioè dare la preferenza a Maria Grazia Longoni, e perché un elettore di centrodestra, potendo scegliere nell'ambito di altre liste, debba scegliere proprio la Lega e all'interno della Lega scegliere Maria Grazia Longoni, oppure, terza ipotesi, un elettore che magari non voterebbe Lega ma la voterà questa volta perché vede Maria Grazia Longoni una possibile rappresentante di alcune istanze particolarmente care, no? Che Maria Grazia andrà a rappresentare. A te Maria Grazia, facci volare. Caspita, ringrazio per la premessa che sicuramente mi dà spunto per ricollegarmi a tanti temi che tu hai toccato. Sicuramente il primo, e che è quello che forse mi sta più a cuore, è proprio questo elemento della passione, no? Ovvero il fuoco sacro che c'è in ognuno di noi, in taluni è più forte, in tal'altri un po' di meno. Io sicuramente sono una donna combattiva, sono davvero sì, ispirata tutti i giorni da quello che faccio sostanzialmente, perché diciamo ho la fortuna di fare un lavoro che mi permette di coniugare la passione politica con la professione, perché come giustamente tu dicevi prima, io sono quasi 10 anni che mi occupo proprio di tutta la parte formativa, quindi della scuola di formazione politica nazionale del partito, insieme ad Armando Siri. E quindi riesco davvero a fare un lavoro che mi piace, quindi a fare un lavoro che mi permette di essere soddisfatta la sera quando vado a casa, perché devo mettere... perso. Ok, avevamo perso un attimo Maria Grazia. Metto forse il... Mi vedete? No. Adesso vediamo schermo nero, Maria Grazia. Devo mettere il... Era perfetto come stavi, non so qual era... Probabilmente deve essere arrivata qualche chiamata in diretta. Gioele, tra l'altro vogliamo magari approfittare di questo breve momento, ci sono molte persone che hanno
quasi non capito questa cosa del voto disgiunto, anche perché ormai si era molto abituati a mettere una X su un simbolo e chi si è visto, tante volte non si sapeva neanche chi fosse il candidato, quindi fare questo tipo di proposta è sembrata una cosa quasi che le persone ignoravano si potesse anche solo fare. Beh, certo, c'è una diseducazione a livello nazionale, come è noto, appunto, la sovranità del popolo è stata spogliata, cioè i cittadini non possono esprimere alle elezioni parlamentari con le leggi vigenti e da molto tempo le preferenze, no? Si è detto perché le preferenze, i signori delle preferenze, le infiltrazioni mafiose, in realtà abbiamo un sistema da troppi anni per cui qualcuno ai vertici in modo elitario dei partiti decide chi entra in lista e chi sarà eletto. Non mi sembra un bel metodo democratico. Per fortuna alle elezioni amministrative rimane il voto di preferenza e addirittura, e anche questa è una conquista importante di democrazia, tu puoi, non sei bloccato, cioè tu cittadino puoi decidere che ti piace magari un candidato sindaco rispetto agli altri, lo ritieni il meno peggio, insomma, e lo voti, ma poi puoi andare a votare una persona che tu conosci, magari tu sei di centrodestra, ma conosci una persona che si candida in una lista di centrosinistra o in quelle liste borderline, no? Come può essere anche il Rinascimento, che contiene tanti progressisti, no? Tante persone che appunto arricchiscono lo scenario del centrodestra in ogni caso in cui si presentino. Basti pensare anche a tutti i rooseveltiani sinceramente progressisti. Il movimento Roosevelt ha gente di destra, di sinistra, ma tutti sono comunque progressisti e iperdemocratici. Ecco allora che il voto disgiunto significa una opportunità, una facoltà di cui avvalersi, perché specie su base locale è la persona che tu stimi e conosci, no? E quindi Certo. questa cosa ti consente, no? Di evidentemente di dire va bene, io sono abituato a votare PD, vado liscio per cui voterò Sala, non ci penso proprio a votare così, ma questa Maria Grazia Longoni magari fa delle cose che possono tornare buone a me, cittadino abituato a votare tutt'altra partito o lista in altre occasioni e a livello nazionale. Ecco, noi Maria Grazia abbiamo Grazia, solo approfittato per ribadire che cosa fosse il voto disgiunto, perché appunto dicevo tanti rimangono quasi perplessi perché abituati ormai al voto con la X su un disegnino, su un marchietto, senza neanche sapere chi fosse il candidato, avevano un po' perso questa anche solo conoscenza della possibilità di fare un'operazione di questo tipo. Assolutamente, Okay, no, Maria bisogna Grazia. spiegarlo bene perché effettivamente non è così scontato. Poi magari alla fine ci arrivo anche io. Vi stavo dicendo appunto che quindi io riesco a coniugare la mia professione con la passione politica, che davvero è qualcosa che mi anima da sempre, perché io la politica l'ho sempre vissuta e respirata in famiglia. Anche proprio questo senso civico mi ha vista impegnata già a 10 anni con battaglie a livello diciamo di comune nella Brianza, per, insomma, con battaglie civiche, raccolte di firme, vissuta in prima persona. Quindi dicevo che questa cosa io trovo che sia assolutamente fondamentale, primaria, come ho detto ieri sera durante la chiusura della mia campagna elettorale, perché al di là di tutto e soprattutto, secondo me, se non riusciamo a dare una nuova visione di paese, come giustamente diceva Gioele, ma che si basi su una nuova su un nuovo senso civico, un rinnovato senso civico, una rinnovata passione per tutto ciò che è politica, che purtroppo in questi anni da Tangentopoli in poi si è veramente sempre di più, diciamo, sminuita, è sempre stata più attaccata, aggredita per una serie ovviamente di motivi, e quindi si è svuotata della sua forza. Ecco, io invece vorrei che la politica tornasse al centro della vita dei cittadini, riassumesse quella forza dirompente che è necessario che abbia, perché diversamente risulteremo schiacciati da un sistema di norme, da una tecnocrazia, da una burocrazia, da un'Europa all'interno della quale siamo e all'interno della quale dobbiamo ancora capire dove andiamo, no? Qual è la nostra direzione, qual è la sintesi tra le diverse nazioni, quali sono le priorità. Insomma, ci sono tante cose dalle quali ovviamente possiamo prendere le distanze o essere più vicini, e dobbiamo proprio entrare nel merito. Quindi io voglio
per mia natura entrare nel merito delle cose, conoscere, capire, cercare di contestualizzare le varie situazioni, non prendere, diciamo, una decisione, diciamo, ideologica e a prioristica, ma mettere a confronto due sistemi e capire qual è la soluzione migliore e adattarla alle varie situazioni, no? Quindi io non sono diciamo una persona che parte per appunto ideologia, ma cerca sempre di trovare la ratio delle cose. Quindi ecco, questo forse è la prima risposta che ti posso dare, Gioele, perché uno deve votare per me, perché intanto la differenza la fanno le persone e quindi al di là appunto del contenitore, no, ci siamo purtroppo viviamo, no, all'interno di contenitori, viviamo nelle scatole dei condomini, viviamo all'interno di macchine, viviamo all'interno di appunto narrazioni che le persone cuciono su di noi, viviamo all'interno del partito che ci fa da contenitore, ma se proprio vuoi che te la dica, a me il contenitore sta stretto. Quindi per mia natura, se c'è qualcosa di limitato, io sono sempre fuori. Quindi... Bene, io vorrei che tu spiegassi ai tuoi potenziali lettori che Milano ti immagini, cioè sia che tu vada in maggioranza, sia che tu sia in consiglio all'opposizione, per che cosa ti batterai più specificamente? No? Nessuno può chiaramente concentrarsi su tutto, no? Ci sono quindi dei punti qualificanti. Quali sono i tuoi? Assolutamente. Allora, se vuoi intanto, al di là dei 3 punti che le persone potranno trovare sul mio programma, leggere, ovviamente approfondire, che adesso andrò a toccare, se tu mi chiedi d'emblée che cosa vorrei per Milano, io ti dico vorrei il sogno, vorrei la città delle opportunità, vorrei la città che accoglie i giovani e che dà loro davvero le concrete possibilità per realizzarsi. Vorrei una città aperta, una città europea, una città internazionale, una città dinamica e non una città come la vediamo adesso, che purtroppo mi viene da dire non è come io la vorrei, la trovo sporca, la trovo poco accogliente, la trovo diciamo inchiodata a dinamiche di ideologia, come ad esempio l'ideologia green, che ha fatto costruire delle piste ciclabili assolutamente idiote, in vie commerciali come Corso Buenos Aires, come Viale Monza, come Via Tortona e come tante altre vie come Viale Argonne, che è ad esempio vicino a casa mia, come tanti altri esempi che ti potrei portare, ma io credo che sì, Milano giustamente è una città, è il cuore, è il motore pulsante della nazione, ma è una città che deve crescere, deve correre, deve essere veloce, sicuramente deve essere sostenibile, ma per me la sostenibilità va declinata in maniera intelligente, di buon senso. Quindi laddove per ambiente, quindi ci riferiamo all'ambitus, cioè a tutto ciò che ci circonda, dobbiamo quindi appunto per ambiente intendere non soltanto la flora, la fauna, che sono giustamente elementi fondamentali che vanno tutelati, chi non vuole che l'aria di Milano sia pulita, chi non vuole incentivare la mobilità sostenibile, certo tutti lo vogliamo, però lo dobbiamo fare in maniera intelligente, quindi ascoltando i commercianti. Peraltro quello che tu hai, come avevamo anche detto in privato, il tema delle piste ciclabili messe in modo scriteriato accomuna Roma e Milano, quindi comunque è un problema da risolvere, quello è il tipo di ambientalismo, di green, così di facciata, esatto, che va poi a incidere negativamente sulla vita quotidiana delle persone. Insomma. Esattamente, ma non soltanto dei cittadini, dei residenti, ma pensiamo anche a chi lavora, ai commercianti, alle persone che devono approvvigionare i negozi, ai tassisti che devono circolare, alle persone che si spostano per lavoro da una parte all'altra della città. Io ti potrei fare l'esempio, c'è stato il Salone del Mobile, finalmente un afflato di una città che si sta riprendendo, che ha voglia di ripartire, eravamo tutti bloccati, c'erano code che per fare 1 chilometro da una parte all'altra ci volevano 40 minuti. Ora, se questa è la città che immagina Sala che debba correre, per me non è la mia città, non è quello che voglio, quindi questo è uno dei punti. Poi potrei parlarti dei parcheggi di interscambio che assolutamente vanno implementati nella parte, diciamo, della circonvallazione esterna della città, quindi ci sono progetti che devono secondo me partire e fiorire da questo punto di vista, in modo tale che anche dall'Interland, perché Milano non è solo Milano città, ma Milano è anche l'Interland, no? La città metropolitana che deve essere collegata bene,
con la città di Milano, se vogliamo davvero ridurre il traffico della circolazione degli autoveicoli all'interno della città. Allora tu la devi collegare in maniera puntuale, veloce e capito, intelligente col resto di tutta la parte, diciamo, periferica. Quindi questo è un altro esempio che ti potrei fare, oppure ti potrei citare le caldaie. Quindi se noi andiamo ad analizzare i dati durante la pandemia, le polveri sottili erano altissime. Tu mi dirai, non c'era una macchina che circolava perché siamo stati in lockdown per mesi. Allora da dove arrivavano le polveri sottili? Non certo dalla circolazione delle automobili, ma arrivavano dalle caldaie che funzionano ancora con sistemi obsoleti che sono altamente inquinanti. Allora vogliamo fare davvero un piano, metterci fermi a tavolino e capire se possono essere incentivate forme di approvvigionamento energetico differenti, alternative e non inquinanti? Facciamolo. L'Europa ci chiede un Green Deal, ok? Facciamolo, però non, ripeto, in maniera ideologica. E io ti dico che tutte queste cose mi sarebbe piaciuto parlarne con le persone del PD che ho incontrato, e ti dirò anche soprattutto donne in questi giorni nei mercati, che mi hanno preso a male parole, e questo te lo posso dire, perché perché è bene che anche persone che votano a sinistra sappiano, perché io ne ho avuto contezza in questi giorni. Adesso io non mi piace ricreare lo scontro, però mi piace riportarti il mio vissuto. E il mio vissuto di queste settimane ti può testimoniare che io nei mercati ho fatto il mio, ho fatto esattamente quello che hanno fatto tanti candidati uomini e donne insieme a me per i vari partiti, le varie liste, ma l'aggressività verbale che io ho ricevuto dalle donne di sinistra non ha pari. Allora questo mi fa davvero riflettere su quanto la sinistra si dica tanto tollerante ed invece in realtà nei fatti e nelle parole dimostri tutt'altro. Ma qui guarda, c'è un cortocircuito. Io credo che appunto il problema italiano atavico è che specialmente in certa sinistra, io sono certo che tu riceverai molte preferenze da persone che appartengono legittimamente ad un concetto di sinistra che è specifico, ma c'è da parte di certa sinistra un retaggio che forse risale alle famose enunciazioni di Enrico Berlinguer sulla superiorità morale della sinistra, no? Cioè c'è un'idea di quelli che sono gli avversari politici che diventano oggetto di demonizzazione, cioè l'avversario non solo è moralmente inferiore o moralmente deprecabile in qualche modo, no? Su qualche tema che poi varia a seconda delle circostanze e degli opportunismi, ma soprattutto è un nemico della patria, un nemico della collettività, un nemico dell'interesse comune che va demonizzato e se possibile esecrato, quando non addirittura insultato, no? Quindi di qui tutta la narrazione che riguarda anche la Lega nel suo complesso, o a corrente alternata, o la Lega o Fratelli d'Italia sono fascisti, sono razzisti, sono xenofobi. Ecco, io vorrei ribadire anche in questa sede, perché tante volte ho ricevuto da persone, da rooseveltiani cosiddetti di sinistra o anche da amici di sinistra negli anni passati, quando io ho preso posizione a favore di Salvini, quando veniva appunto tacciato di essere xenofobo, razzista, eccetera. Dico, guardate che mi sembra che Salvini come ministro abbia cercato di porre un problema che poi in seno alla stessa Unione Europea è stato riconosciuto come reale, cioè se c'è un problema migrazione se ne deve far carico l'intera comunità europea. Non è che siccome noi siamo un paese che appunto è confinante col mare con le ondate di migrazione, allora la responsabilità è soltanto italiana. Un problema che Salvini ha posto e che poi è stato accolto come tale. Eppure quante vestali si sono stracciate appunto le vesti, no? Vestali del sacro, diciamo così, del sacro fuoco di una presunta accoglienza a prioristica, che poi gente che poi non ha una visione anche di come integrare queste persone. Cioè il problema della migrazione è stato uno delle cartine di tornasole di questa ambiguità profonda, cioè laddove non c'è una visione reale perché a mio parere il limite di Salvini e della Lega è stato quello di dire aiutiamoli a casa loro senza avere un progetto poi politico chiaro di
come, perché non basta dire, bisogna anche specificare come. Dall'altra parte, da tanti anni a questa parte, tutto il centro-sinistra che si dichiara pro-migrazione, questo e quest'altro, non ci ha spiegato come è possibile integrare queste persone senza creare una sorta di gara a ribasso nella, diciamo, anche nel costo della forza lavoro. Cioè il problema grosso che ha creato l'immigrazione spesso clandestina e illegale è stato mettere a disposizione di alcuni sfruttatori una forza lavoro che ha messo in difficoltà proprio le classi sociali meno abbienti, quelle nominalmente, no, che dovrebbero essere tutelate dalla cosiddetta sinistra. E poi ci si stupisce perché nelle periferie la gente non vota più a sinistra. Ma insomma, quindi c'è un cortocircuito. Allora io quello che voglio dire è che forse questo vale per tutti quelli che magari nei mercati, le donne, gli uomini, o quelli che storcono la bocca per cui ritengono poi che c'è una destra presentabile, una meno presentabile, di volta in volta cambia, no? Ci ricordiamo di quando Berlusconi era, quando faceva paura, era il nemico numero uno, adesso è diventato quasi una specie di padre per la patria. Ecco, appunto, no? Quindi queste ipocrisie, queste... allora, diciamo così, occorre anche qui una rivoluzione proprio di forma mentis, e non ci sono superiorità morali di un partito rispetto ad altri. Ci sono partiti che tutti quanti si muovono nella legalità costituzionale e democratica con idee differenti e tutti vanno rispettati, e l'avversario che ti viene a parlare in un mercato o in un altro contesto lo devi ascoltare, perché non si tratta, quando si svolge il rito elettorale, di affermare in modo tribale la propria identità, no? Pascendosi di ascoltare la verità dal pulpito di qualche sacerdote di ciò che è politicamente corretto, vero, giusto e buono. Si tratta invece di mettersi in discussione, di guardarsi nell'altro e di capire che cosa gli avversari hanno da dirti, anche per migliorare la tua prospettiva. Ecco, quindi io direi che ed è questo il processo che io invito a fare anche in questa occasione, ribadendo che se il movimento Roosevelt, che non fa sconti a nessuno, che non ha appunto ha una visione che certamente non è angusta, non è parrocchiale, anzi di volta in volta noi abbiamo appoggiato, sostenuto o difeso posizioni di esponenti di partiti diversi, perché a noi interessano le cose, interessano le realizzazioni, interessa la convergenza anche di diversi su progetti di interesse comune. Siamo comunque dentro un sistema Italia e quindi maggioranze e opposizioni nei parlamenti, nei consigli comunali, nei consigli regionali devono poi fare sistema per l'intera collettività, no? E anzi un'opposizione e quindi l'avversario diventa importante perché è il tuo polo dialettico. Bene, da questo punto di vista fate uno sforzo, regalatevi, diciamo, un'occasione di intelligenza e di originalità. Io mi rivolgo proprio a quelli che hanno dei dubbi o delle diffidenze. Votate proprio Maria Grazia Longoni per vedere che succede a seguire la traiettoria di una persona piuttosto che una traiettoria che Maria Grazia definisce ideologica. Io che amo di più la parola ideologia, ma lei lo intende nel senso di aprioristico, no? Esatto. Ecco, non siate aprioristici, non siate banali, ascoltate, e se vi piace quello che dice Maria Grazia, votatela, anche se è della Lega. A me fa piacere sentire queste parole con le quali io mi trovo in assoluto accordo, no? Sì, davvero, io invito le persone, ma io tra l'altro amo davvero confrontarmi, e devo dire che in questi giorni ho parlato con tante persone che pur votando a sinistra hanno deciso di dare la preferenza e daranno la preferenza a me, perché probabilmente hanno trovato in me quella trasversalità di argomenti, di forma e di sostanza nella quale loro hanno visto, no, la differenza personale, no? Quindi hanno saputo cogliere quel quid che la persona può, diciamo, dare come valore, che può fare appunto ed essere la differenza. Tra l'altro ricordo appunto che io sono quindi una libera professionista, sono una partita IVA, faccio politica, sono una mamma di 4 figli, quindi so cosa vuol dire la fatica di essere mamma, la fatica di organizzare una famiglia, la fatica di conciliare il lavoro, la famiglia e la passione politica,
il valore delle rinunce, insomma il valore di tante cose, il valore del tempo ovviamente dedicato alla cosa pubblica, che per me è importante, è un tassello assolutamente fondamentale. Quindi peraltro sono anche amante dell'arte, io suono il pianoforte, avevo iniziato appunto da giovane a fare il conservatorio, ho suonato l'organo per 6 anni, avevo fatto insomma a cavallo tra il liceo e l'università anche dei corsi per diventare, cioè non per dire, per dei corsi di teatro, perché avevo bisogno di, diciamo, incanalare meglio la mia energia, la mia comunicazione, e tutto poi nella vita è tornato utile, e penso che tutte le esperienze, tutto quello che io ho vissuto, ovviamente adesso io abbiamo in qualche modo anche il dovere di metterlo a servizio dei cittadini. Quindi mi farà ovviamente piacere conoscere nel caso le persone che in questo percorso e in questo contesto ci stanno ascoltando e magari decideranno di appoggiarmi, di supportarmi. Tra l'altro ci sono tutti i numeri di telefono sulla mia pagina Facebook, i miei profili. Tra l'altro ci tengo a dire anche questo, che la tecnologia per me non è un fine ma è un mezzo. Io ritengo che la politica con la P maiuscola debba tornare ad essere tra la gente, per la gente, e soprattutto debba fare una seria riflessione per quelli che sono i giovani, perché anche questo è un dato che ti voglio raccontare. In questo mese e mezzo di campagna elettorale io ho trovato sempre interlocutori dai 40 anni in su, 35-40 in su, dai 35 anni in giù, quindi parlo della fetta tra i 18 e i 35, ho assolutamente trovato un muro di gomma, quindi o non interessati o strafottenti o superficiali o con le cuffiette nelle orecchie o diciamo immersi in un'altra dimensione. Quindi la riflessione che io sto facendo è proprio questa: se noi non ci rendiamo conto che stiamo perdendo più di una generazione, che si sta sempre più allontanando da quella che è appunto la politica che può diciamo regolare le dinamiche quotidiane, no, dei cittadini, se non abbiamo contezza di questa cosa purtroppo non vedo delle belle prospettive. Quindi ho cercato di parlare ai ragazzi, qualcuno l'ho trovato, quelli che ho trovato devo dire che si sono anche infiammati, però se la politica a livello nazionale vuole tornare a contare qualcosa, deve intanto imparare o tornare a parlare ai ragazzi e soprattutto saperli coinvolgere, ma soprattutto saper fare dei fatti, cioè mettere delle cose una in fila all'altra che possano dare dei segnali chiari ai ragazzi per dire: noi ci siamo, lo Stato c'è, è al vostro fianco, non è un impedimento, non è un bastone tra le ruote, ma è anzi un qualcosa che vi deve aiutare, vi deve spronare, vi deve agevolare, vi deve proprio, diciamo, mettere, arare questo terreno all'interno del quale voi possiate seminare. Questo secondo me uno Stato deve fare in questo momento. Perché scusa Maria Grazia, io credo che appunto chi ti ha visto e ascoltato oggi ha capito anche l'ampiezza delle tue esperienze, e quindi in generale possiamo dire che una tua presenza nelle istituzioni milanesi significa una capacità poi di ascolto e di risonanza e con le famiglie e anche con chi ama l'arte, la musica. Hai spiegato molto bene anche una serie di temi che sono fondamentali, che riguardano insomma il cosiddetto ambito green, ma la vivibilità quindi in una città come Milano. Il discorso che tu facevi sulle polveri sottili mi sembra un fatto insomma fondamentale, no? Però ti faccio un'ultima domanda, perché il quadro chiaramente poi rinviamo al programma, quindi alle pagine Facebook e a tutti i luoghi dove si possono reperire le informazioni più specifiche sul programma di Maria Grazia Longoni. Ma sui giovani, bene, c'è una difficoltà di interagire con molti che sono stati purtroppo da noi cresciuti nel disinteresse forse per la cosa pubblica. Il cattivo esempio dato in generale dagli amministratori e dalla politica che è stata anche, se vogliamo, screditata, no? In questi anni c'è stato tutto un racconto sulla politica che era tra rottamatori, tra la presunta superiorità della società civile su quella politica,
politica, tra il fatto che le decisioni venivano prese da ambienti non politici, metapolitici, tra questa storia che deriva da Tangentopoli, per cui tendenzialmente il pubblico, il livello politico è fonte di inefficienze, di corruzione, di incapacità varia, no? Quindi abbiamo assistito a una sorta di privatizzazione del mondo e di come dire, svalutazione profonda di tutto ciò che è politico. E qui da questo punto di vista sappiamo che Maria Grazia va in tutt'altra direzione, questo lo si annoti da destra e da sinistra, no? Cioè rappresenta invece quell'idea di una politica proprio al servizio della collettività, fatta con passione e con convinzione, quindi recuperando una sovranità che deve appartenere alle istituzioni rappresentative. Ma detto questo, se i giovani hanno una percezione tendenzialmente negativa o hanno indifferenza rispetto alla politica, tu, uno, come pensi di risolvere questa cosa su Milano? Certamente la scuola politica nella quale sei impegnata già parla per te, quello è un modo, per esempio, per avvicinare virtuosamente alla conoscenza, no? dei tanti temi della politica e della società. Ma una cosa per rendere veramente Milano una città del sogno per i giovani, cioè a dire, votando Maria Grazia Longoni, io che sono un giovane dai 18 ai 35 troverò una Milano migliore e più bella, una qualche cosa delle tante che si potranno fare. Quale pensi possa essere? Ma io punterei tanto davvero sulla cultura, sui musei, cioè sul rendere più accessibili, ad esempio, i musei, tutte le zone d'arte, insomma tutte le situazioni che a Milano sono tantissime, e trovare davvero delle facilitazioni, degli incentivi per i ragazzi per avvicinarli sempre di più all'arte e alla cultura e delle riflessioni profonde sull'esistenza e soprattutto sul senso civico. Poi ovviamente tu mi dici, ovvio, la scuola di formazione politica, quella potrebbe essere la prima risposta, ovviamente è una cosa di partito, comunque di area, e quindi magari una persona. Oggi in realtà ho invitato un ragazzo che volantinava per la madre candidata al PD, gli ho detto, ascolta, ti vedo molto attivo, perché non ti iscrivi alla scuola politica della Lega? No, perché è della Lega. Vabbè, allora, già lì, insomma, la risposta... No, ma già lì mi permetto di dire invece che è sbagliato proprio in partenza se qualcuno pensasse così. Sappiate, lo dico da esterno, che alla scuola di formazione politica della Lega sono stati invitati e vengono costantemente invitati persone che non hanno nulla a che fare con la Lega, che vengono lì a trasmettere un sapere. Quindi è molto più interessante, piuttosto che andare in un luogo dove sei indottrinato comunque dalla tua parte, non importa, lì c'è un incrocio di competenze, no? È proprio strutturata in questo senso, quindi vale semmai il discorso inverso. E quindi invece, tornando a una cosa per i giovani, questo della cultura e dell'arte mi sembra importante. Io direi che forse, allora, anche su Milano, che è più vivace di Roma da questo punto di vista, noi con Sgarbi e con gli altri amici di Rinascimento e con Michetti immaginiamo una Roma che si apra tutta la notte alla fruizione delle sue bellezze, quindi mescolando insieme arte, cultura, intrattenimento, consumi, ristorazione, tutto di qualità e tutto nella sicurezza. Ecco, forse Milano, che pure è più avanti, però comunque ha subito, anche dopo tutta l'epoca della pandemia e del lockdown, ha subito dei punti d'arresto. Forse è proprio questo che stavi dicendo tu, cioè mettere l'arte e la cultura in una dimensione che è vivibile H24. Insomma. Assolutamente, e portare questa arte e questa cultura anche nelle strade, perché ad esempio parlando con tanti commercianti in questo mese e mezzo, loro mi hanno detto di aver avanzato, ad esempio, nei confronti dell'amministrazione comunale, insomma, uscente, una serie di proposte per posizionare delle statue, per quindi creare degli eventi a livello locale, e tant'è che, diciamo, all'interno del programma di centrodestra abbiamo previsto di creare un assessorato dell'attrattività che possa quindi connettere le periferie, tutte quante le periferie, rendere quindi anche la periferia viva con delle iniziative a livello territoriale, e anche questo, quindi cultura, arte, poi come dicevi tu giustamente la ristorazione, quindi creare questi momenti di convivialità, di percorsi anche all'interno della città, anche nelle periferie, quindi non solo nel centro, che è stata ovviamente l'unica realtà particolarmente attenzionata dalla giunta uscente. Questo sicuramente mi sembra importante. Quindi non bisogna trascurare, anzi rendere
vivo e attivo il tessuto delle vie, delle associazioni di via è fondamentale, perché i negozianti tengono le luci accese con le loro vetrine, garantiscono a se stessi la sicurezza delle strade. Ma certo. Anche ma perché lavoro, significa sicurezza. Gioele, se posso anche proprio aggiungere una cosa su questo tema, perché proprio riferito ai giovani potrebbe sembrare uno di quei temi astratti, no? Sai, la cultura, i musei, e magari la persona più giovane dice, vabbè, ma a me il museo... pensiamola anche proprio in declinazione pratica nella vita di tutti i giorni e nel lavoro. Cioè noi viviamo, io sono anch'io di Milano, quindi conosco bene la realtà. Attualmente, penso che Maria Grazia potrà confermare, vediamo più ragazzi sulle biciclette coi cassoni sulle spalle per fare le consegne a domicilio che non ragazzi che vanno in università o a fare dei lavori che gli competerebbero. Ecco, puntare anche per esempio su una città come Milano, che sicuramente a livello artistico può offrire tantissimo, non quanto Roma, perché Roma è 50 volte tanto ed è stata la capitale di un intero impero, ma Milano a livello artistico, culturale, di mostre, di collegamenti internazionali, di persone che si muovono dall'estero, può offrire un movimento enorme. Ecco, pensiamo se per esempio la metà o tre quarti o possibilmente tutti questi ragazzi che magari oggi per racimolare 4 centesimi sono costretti a biciclettare in maniera molto green per consegnare il panino a casa, la lasagna riscaldata a casa della persona, potessero magari studiare Leonardo da Vinci, potessero ristudiarsi Platone, potessero ristudiarsi la filosofia, l'arte e fare di questo un lavoro. Fare per esempio quello che all'estero vediamo, le guide che a livello turistico spiegano il proprio patrimonio artistico, e questo ha una crescita esponenziale perché accresce la persona, accresce il giovane, accresce la qualità della società e permette anche di fare un lavoro dignitoso e gratificante, poi perché va a gratificare il territorio stesso, quindi è un Guarda, tema enorme. Certamente Marco, quando tu, per cui tanto più su questo va apprezzata la posizione di Maria Grazia Longoni, perché quando tu porti in strada l'arte, il godimento, lo rendi anche intrattenimento, diventa una passeggiata, diventa un'occasione, negozi aperti, ristorazione, spettacoli, e poi ti fai una capatina a un museo che è aperto anche di notte, c'è gente che ci lavora, non sono gli stessi che ci lavorano di giorno, quindi tu crei nuovo lavoro, non fai sfruttamento di chi già lavora abbastanza, ma questo significa muovere economia, significa dare lavoro proprio ai giovani, quindi l'investimento sull'arte, sulla cultura collegata all'intrattenimento, alla ristorazione è una scommessa per i giovani, e io credo che puntando su persone come Maria Grazia Longoni questo è un qualcosa che anche su Milano potrà avere un futuro e si riconnette in modo felice con quello che noi vogliamo fare a Roma. Quindi poi dopo le elezioni cercheremo di creare un asse Roma-Milano, che sono le due città più importanti del sistema paese, per valorizzare al meglio questa cosa, che possa poi tracimare due prototipi da esportare in tutta Italia, insomma. Poi perché... ti dirò di più, Gioele, scusami. Questo collegamento con Roma, mi permetto questo parallelismo, perché anche qui, ripeto, passeggiando con i commercianti e chiedendo un attimino, perché sono preoccupati adesso, i commercianti e i ristoratori hanno messo, come tu sai, per via delle normative sul Covid, sono stati autorizzati ad occupare uno spazio pubblico antistante le loro attività per poter fare questi dehors e accogliere, quindi poter lavorare insomma, e riprendersi più velocemente possibile, perché ovviamente il paese e Milano ovviamente ha bisogno di ripartire. E quindi la diciamo, similitudine che mi sento di fare con Roma è che dopo il Covid, vedendo questi dehors all'esterno dei ristoranti, ovviamente l'associazione mentale è stata con Roma, perché Roma ovviamente ha un clima diverso, però ha questi bar, questi tavolini all'aperto con questi gazebo che sono di per sé stessi accoglienti, ti fanno vedere che le persone si incontrano. Ecco, certo. A Milano non era propriamente così prima del Covid. Questa è una realtà che a me piace vedere, perché comunque è vero che con i dehors si sottraggono a volte dei parcheggi
per i residenti, quindi anche qua si potrebbe aprire un capitolo e fare una riflessione, però è anche vero che per determinati periodi dell'anno, che penso quindi magari tra aprile e ottobre, questa possibilità di ospitare all'aperto e quindi di vedere questi ragazzi fuori che socializzano e quindi si staccano finalmente dal telefonino, a me piace. E quindi immaginarla tutta questa dinamicità anche all'interno di percorsi dove ho la statua, dove ho il mercatino, dove ho l'esposizione dei quadri degli artisti di strada, delle monete, eccetera, eccetera, a me personalmente piace. Assolutamente, assolutamente. E infatti occorre anche una proroga delle concessioni ai vari locali, no, di questi spazi all'esterno. Questo è un tema importante. Noi l'abbiamo inserito nel nostro programma a Roma e questo appunto è una cosa di cui senz'altro Maria Grazia si farà carico anche per Milano, perché questa è una cosa essenziale. Quindi anche, vorrei dire, mi rivolgo anche ai ristoratori, insomma, sappiate che c'è chi in qualche modo, ai ristoratori e ai giovani che vogliono godere di queste cose, giovani e meno giovani, insomma, sappiate che insomma, bisogna anche puntare su chi la vede in questi termini, perché c'è anche chi la vede diversamente. Ecco, qui ci sono delle differenze, c'è anche chi invece queste proroghe non le vuole rinnovare, è disturbato dalla presenza di queste proiezioni esterne. Io direi che l'obiezione sul fatto che si tolga spazio, ma spesso io l'ho visto a Roma, spesso una piazzetta, un angolo viene arricchito di bellezza e di piacevolezza, perché magari era un luogo dove ci stavano 4 motorini e bottiglie buttate lì, tutto spoglio. Adesso ci sono questi spazi, ci sono delle piante, è tutta una cosa anche più bella per il decoro urbano, insomma, no? Quindi bene. Sì, è successo, ti confermo che è successo anche a Milano, ma anche perché il commerciante di zona, il titolare del bar, dell'attività del ristorante non è ovviamente un'impresa finanziaria speculativa che quindi viene lì per fare cioè è quasi sempre qualcuno che ci tiene anche a far vedere qualcosa di bello per attrarre i propri clienti, e anche sul tema della sicurezza anche percepita, per esempio, del camminare la sera da soli, o che un conto essere con tante persone che camminano per strada, fuori a mangiare, cioè prende tutta un'altra piega, logicamente. Anche il bello aiuta Marco, sempre, l'occhio aiuta sempre. Sul tema della sicurezza adesso mi permetto di insistere, perché è l'altro, insomma, dei temi importanti che io comunque ho attenzionato nel mio programma, e questo lo dico perché sicurezza non è soltanto evitare di essere rapinati come oramai succede, o evitare di essere taglieggiati alle colonne di San Lorenzo. Addirittura mi parlava questo. Aspetta che abbiamo perso il microfono, prova Maria Grazia. Mi vedete? Ok, sì, sentiamo. Diciamo che la sicurezza per me è proprio anche disciplinare tutte queste persone, che ovviamente questa è una legge, insomma, dipende dal Ministero degli Interni, quindi sappiamo bene cosa c'è a monte, no? La disciplina e tutta la situazione, clandestini, non clandestini. Però vi assicuro, Marco, che come me vive a Milano, che la zona centrale, la zona periferica, la zona intermedia di Milano oramai è costellata da queste anime che si trascinano per la città, dormendo buttate in qualsiasi posto. E quindi ora io dico, tanto da prima, la mia prima preoccupazione è sulla dignità umana, quindi se noi pensiamo che il nostro paese possa immaginare di accogliere tutti e di lasciarli poi buttati per strada a lavarsi nelle fontanelle davanti alle famiglie o alle mamme che portano ai giardinetti i bambini, allora io vi dico no, questa non è una città che mi piace. E anche perché questo accade dove? Alla stazione centrale, Piazza della Repubblica, Corso di Porto, qua, insomma, qua dietro, via Vittorio Veneto, che sono zone, il biglietto da visita, tu arrivi a Milano, il biglietto da visita che ti si presenta è questo. Ora, io non voglio questo, quindi io vorrei che queste persone venissero intanto anagrafate, perché al momento
i registri di queste anagrafi non ci sono stati forniti, quindi non sappiamo quanti sono, di quali nazionalità, non ci sono sufficienti strutture di accoglienza, le strutture non prevedono, diciamo, di mixare le varie nazionalità per evitare che si creino dei clan che possano quindi prevalere sulle altre nazionalità presenti, tra le quali ovviamente anche senza tetto italiani, e quindi tutta una serie di situazioni. Poi vorrei sapere se sono clandestini, se non sono clandestini, di che cosa vivono, se possono essere reinseriti all'interno di percorsi di formazione, no? Che li possono avviare al lavoro, alle professioni. Cioè, questa non è la città che è, capisci, non è una città dell'accoglienza. Accoglienza per me non vuol dire averli qua tutti buttati per strada. Certo. Che sono indecorosi per se stessi, anche perché penso che i primi a non essere contenti di dormire per strada e lavarsi in una fontanella siano loro stessi. Quindi si permettono, Marco, si permettono di tutto e di più. E vi potrei portare davvero una serie X di esempi. Ma infatti il presupposto, certamente il presupposto di tutto quello che abbiamo detto prima non è, come dire, in questo stato anche di confusione e di disagio, la città non è vivibile anche se lasci aperto, anche se metti, hai bisogno di dare, come dire, garantire un controllo che non è soltanto un controllo di polizia, e serve anche quello. Le serate devono essere, cioè le persone devono sentire anche che ci sono le forze dell'ordine a garantire un corretto godimento, ma come dicevi tu, Maria Grazia, serve un monitoraggio preciso, persona per persona, anche per recuperare queste persone a una dignità del loro vivere anzitutto, no? Oltre che di coloro che si ritrovano sulla strada in una condizione francamente disumana e non dignitosa. Bene, allora, per tutte queste ragioni io ribadisco, se votassi a Milano non avrei dubbi a dare il mio voto di preferenza a Maria Grazia Longoni, ma siccome ci sono tante persone che votano a Milano e che magari ci tengono a quello che pensiamo noi, ribadiamo di dare un voto di preferenza convinto a Maria Grazia Longoni. Allora, io intanto vi ringrazio. Prima, quando appunto mi sono scollegata, mi hai detto di aver fatto questo passaggio sul voto disgiunto. Ora non so se lei, penso di sì, però ecco, ci tengo a dirlo perché anche qua, sempre essendo a contatto un po' con le persone, mi sto rendendo conto. Quindi col voto disgiunto in ogni caso va messa la X sul logo della Lega, oltre ovviamente a scrivere il mio cognome, perché se no potrebbero contestare ovviamente l'espressione della preferenza. Quindi il voto disgiunto è correttamente eseguito nel momento in cui uno va a mettere la X su un candidato sindaco differente dalla coalizione per la quale si dà il voto di preferenza. Quindi in questo caso la Lega, che le persone dovranno andare a barrare, oltre a scrivere accanto il cognome Longoni. Benissimo, non potevi essere più chiara. Da come abbiamo visto in tutta questa piacevolissima discussione che abbiamo fatto insieme, affrontare, o meglio non affrontare per ideologie preconcette ma vuote, quindi senza ideologia, come dice Gioele, che invece di per sé sarebbe anche una cosa bella l'ideologia. I problemi vanno affrontati, vanno visti, vanno riconosciuti e vanno risolti. Ecco, Maria Grazia mi sembra una persona che definire caparbia è poco, una persona che sa stare sul pezzo, una persona molto attiva, quindi anch'io faccio i miei migliori apprezzamenti e un in bocca al lupo a Maria Grazia e rinnovo anch'io lo stesso invito. Grazie. Grazie Maria Grazia, grazie Gioele, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qui e ci vediamo, penso, settimana prossima per dare, speriamo, ottime notizie. Una lieta novella, speriamo. Bene. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.